Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi voglio condividere con voi una pulizia profonda che penso non sia neanche questa da ignorare. Mi sono resa conto che, per quanto possa sembrare ordinata la casa a prima vista, ci sono sempre quegli angoli nascosti che necessitano di un po' di amore e attenzione. Ho deciso quindi di dedicare una giornata alla pulizia di queste aree, come sotto e dietro i mobili. La prima tappa di questa pulizia è stata sotto e dietro i mobili del soggiorno. Ho spostato i mobili porta TV e sono rimasta sorpresa dalla quantità di polvere e briciole accumulate. Ho iniziato a passare l'aspirapolvere, assicurandomi di raggiungere anche gli angoli più remoti. Questo è un ottimo momento per riflettere su quanto sia facile trascurare questi spazi. Faccio lo stesso con la madia. La sposto e pulisco per bene qui dietro. Alla fine pulisco con il mocio, così rimane una pulizia più completa in questi posti che non faccio con frequenza. All'acqua ho versato un tappino di igienizzante. Vorrei sapere ogni quanto tempo spostate voi i mobili. Nel mio caso, cerco di fare queste pulizie ogni 2 mesi approssimativamente. Ho pulito dietro questo posto, quindi pulisco anche il mobiletto in queste zone, che molte volte solo passo velocemente. Allora, con il panno inumidito e spruzzato un po' di sgrassatore, do una rinfrescata.
Pulizia veloce a questo tappeto. Sotto i mobili della cucina spesso si accumulano briciole e sporco che non notiamo. Ho rimosso questo coperchio e ho scoperto un mondo di polvere e residui, anche se non è da molto che ci ho dato qui sotto. Dopo aver spazzato passo lo strascio qui e poi pulisco il coperchio. Con il panno umido e un po' di sgrassatore pulirò a fondo. Questo è stato uno dei momenti più gratificanti della giornata, perché anche se non si vede, so quanto possa cambiare l'aspetto di una stanza dopo una pulizia profonda. Per ora mi ritiro dal soggiorno spazzando con l'aspirapolvere. Dopo aver completato il soggiorno, mi sono diretta verso la lavanderia, ossia il nostro bagno. Pulire dietro la lavatrice non è un compito molto amato, ma è fondamentale. Qui si accumulano polvere e lanugine che possono causare problemi. Come non ce la faccio a spostare la lavatrice, con questa specie di lingua pulisco sotto. Approfitto che sono già qui e avvio una lavatrice e pulirò anche sotto il lavandino. Ragazzi, non lo so a voi, ma queste pulizie mi danno una grande soddisfazione. Nelle camere da letto questi passaggi non li farò, visto che la settimana scorsa le ho pulite tutte e due in profondità. Vi lascerò i video in descrizione. Una volta terminato mi andrò a sedere per fare questo video e ammirare il risultato del mio lavoro. La casa la sento un po' più fresca e accogliente. Ho capito che, sebbene questi compiti possano sembrare gravosi, il senso di realizzazione e la pulizia finale valgono assolutamente lo sforzo. Grazie per aver guardato questo video. Io per oggi ti saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!